Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. In questo secondo episodio vi illustrerò il finale stabilizzato. Buona visione! In questa animazione l'aereo scende lungo un immaginario sentiero obliquo. L'angolo di discesa dovrebbe essere compreso tra i 2,5 gradi e i 4. L'angolo ottimale è pari a 3 gradi. Per stabilizzato si intende che una serie di parametri sono e rimarranno costanti e entro valori prefissati dal costruttore o dalla compagnia. Esempio di elementi raccomandati: i flap, i ipersostentatori, selettati in posizione land, evitando cambi di configurazione. I motori alla spinta o potenza standard per tale fase di volo, le ali livellate, un assetto longitudinale congruo al tipo di macchina, la velocità entro parametri accettabili, ad esempio -0 più 10 nodi, un ratio di discesa adeguato e mai oltre 1000 piedi al minuto. Infine tutte le checklist eseguite e terminate. Eseguire un avvicinamento stabilizzato consente al pilota di essere completamente rilassato, sicuro che tutto è entro i parametri richiesti e che eventualmente piccoli aggiustamenti consentiranno di mantenere la macchina nelle traiettorie azimutali e verticali previste. Ad esempio, in caso di ELS, massima discrepanza laterale e o verticale un dot. L'inizio dell'avvicinamento stabilizzato viene indicata ad un'altezza sul terreno. Alcuni chiamano tale punto SAP, Stabilized Approach Point, altri Minimum Stabilization Height, minima altezza di stabilizzazione. La tabella in alto rappresenta una mia ricerca e confronto tra varie documentazioni. Quasi tutte riportano 1000 piedi per gli avvicinamenti strumentali e 500 piedi per avvicinamenti visual e o non di precisione. Espressamente per il cycling vengono indicati i valori di 500 e 300 piedi. Nella tabella più in basso sono a confronto parametri dell'avvicinamento stabilizzato, secondo alcune fonti. È da notare che ad ogni altezza corrisponde proporzionalmente una distanza dalla pista. Nell'esempio di una discesa con angolo standard di 3 gradi, ad ogni variazione di 100 piedi corrispondono circa 582 metri di visibilità. Scegliere quale SAP 300 piedi significa essere ad una distanza maggiore di 1700 metri, mentre 500 piedi si trovano ad una distanza di circa 3 km dalla pista. Ora che sapete cosa è il cycling e il finale stabilizzato, potrò illustrarvi perché le minime visibilità sono insufficienti nell'episodio 3. Se attenderete, partirà automaticamente. Spero che questo argomento vi sia interessato. In tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Grazie. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.